Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dopamina Pfizer SRL, ultimo aggiornamento. 17 febbraio 2022. Cos'ha dopamina Pfizer? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere dopamina Pfizer durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha dopamina Pfizer? Dopamina Pfizer ha un farmaco a base del principio attivo dopamina cloridrato, appartenente alla categoria degli simpaticomimetici e nello specifico adrenergici e dopaminergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Dopamina Pfizer può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Dopamina Pfizer 200 mg/5 ml concentrato per Soluz. Per infusione 10 fiale. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Italia SRL. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: dopamina cloridrato. Gruppo terapeutico: simpaticomimetici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: stati di shock di qualsiasi natura, shock cardiogenico postinfartuale, shock chirurgico, shock ipovolemico emorragico, shock tossi-infettivo, shock anafilattico. L'impiego del farmaco non esime dalle altre misure dirette a ripristinare la volemia o da interventi diretti sulla patogenesi dello shock. Posologia: si diluiscono 2 fiale da 200 mg in 500 ml di soluzione fisiologica clorosodica o glucosata oringelattato, oppure si diluisce una fiala da 200 mg in 250 ml. La soluzione cosà ottenuta conterrà 0,8 mg, 800 mcg, di dopamina per ml. Poiché copyright impiegando i comuni deflussori 1 ml equivale a 20 gocce, ogni goccia conterrà 40 mcg di dopamina. In genere sono sufficienti dosi di 5-15 mcg/kg/min, ma in qualche caso può essere necessario raggiungere i 20 o più mcg/kg/min. Raggiunto un aumento soddisfacente dei valori pressori della diuresi e un miglioramento delle condizioni circolatorie generali, l'infusione deve essere continuata con il dosaggio rivelatosi efficace. Nei pazienti di vario peso corporeo il numero di gocce della soluzione di dopamina, 2 fiale da 200 mg in 500 ml, oppure 1 fiala da 200 mg in 250 ml, da infondere quando si vogliono usare dosaggi da 5 a 15 mcg/kg/min è il seguente. Peso, kg. 5 mcg/kg/min, mcg/min NAGTT/min, 10 mcg/kg/min, mcg/min NAGTT/min, 15 mcg/kg/min, mcg/min NAGTT/min, 40, 200, 5, 410, 615, 50, 250, 6, 512, 750, 19, 60, 300, 7, 615, 922, 70, 350, 9, 717, 1050, 26, 80, 410, 820, 1230, 90, 450, 11, 922, 1350, 34. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Non deve essere usato in pazienti con feocromocitoma o con ipertiroidismo e non può essere somministrato in presenza di tachiaritmie non trattate e di fibrillazione ventricolare. Il ciclopropano e gli anestetici idrocarburi alugenati non devono essere usati insieme alla dopamina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: la somministrazione eccessiva di soluzioni prive di potassio può causare una ipocaliemia importante.
La somministrazione endovenosa di queste soluzioni può causare un sovraccarico di liquidi o di soluti con risultante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché copyright la dopamina metabolizzata dalle monoaminoossidasi, MAO, l'inibizione di questo enzima per somministrazione di MAO inibitori, prolunga e potenzia l'effetto della dopamina. La dopamina deve essere usata con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere dopamina Pfizer durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dopamina Pfizer durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi negli animali non hanno evidenziato effetti teratogeni della dopamina, tuttavia, l'effetto della dopamina sul feto umano non è noto. Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ci sono presupposti né evidenze che il farmaco possa modificare le capacità di attenzione e di tempi di reazione. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati della dopamina, elencati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la classe di frequenza dei singoli effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio accidentale, evidenziato da elevazione eccessiva della pressione del sangue, ridurre la velocità di infusione o sospenderla temporaneamente finché le condizioni si ristabilizzano. Poiché copyright l'attività di dopamina è estremamente breve, normalmente non sono necessari altri provvedimenti. Un eccessivo aumento della pressione sanguigna e vasocostrizione possono manifestarsi a causa degli effetti alfa-adrenergici della dopamina, in particolare nei pazienti con anamnesi positiva per malattie vascolari occlusive. Se necessario, questi effetti possono essere risolti rapidamente, diminuendo la dose o interrompendo l'infusione, avendo la dopamina nell'uomo un'emivita inferiore a 2 minuti. Qualora le misure adottate non fossero sufficienti, si deve valutare il trattamento con un bloccante alfa-adrenergico a vita breve come la fentolamina mesilato. La dopamina può causare vasocostrizione locale nel sito di infusione, pertanto è opportuno scegliere una vena di grosso calibro per l'infusione. L'ischemia risultante è reversibile tramite l'infiltrazione della zona affetta con 10 ml, 15 ml di soluzione salina contenente dai 5 mg ai 10 mg di fentolamina mesilato. Al manifestarsi dello stravaso deve essere utilizzata una siringa con un ago ipodermico di piccolo diametro per permettere la libera infiltrazione della fentolamina nella zona ischemica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Adrenergici e dopaminergici, codice ATC. C01K04. La dopamina agisce come agonista su specifici recettori dopaminergici e sui recettori alfa e beta adrenergici. Diminuisce le resistenze periferiche e provoca proprietà farmacocinetiche. L'effetto della dopamina si instaura, per somministrazione endovenosa, entro 5 minuti. Il suo tempo di dimezzamento è di circa 2 minuti. Il farmaco è ampiamente distribuito nel corpo, ma non dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità acuta condotti su diverse specie animali hanno mostrato una DL50, per via endovenosa, di 225 mg/kg nel topo, di 80 mg/kg nel ratto e di 302 mg/kg. Elenco degli eccipienti: potassio metabisolfito, acido cloridrico, per aggiustare il pH, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di dopamina Pfizer a base di dopamina cloridrato sono: dopamina cloridrato ICM. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.